Ragazzi, oggi parleremo del cuore di un impianto fotovoltaico, ovvero i pannelli fotovoltaici. Questi sono la potenza effettiva, il sole che si scatena sui nostri pannelli va a far produrre energia elettrica ai pannelli che passando attraverso il regolatore di carica entrerà in batteria. Ebbene, tutta questa energia che entra va dosata, regolata, quindi analizzeremo in che modo possono essere configurati. È meglio metterli in serie? È meglio metterli in parallelo? Si può fare serie e parallelo? Ebbene, rispondiamo a queste domande, ma non solo, risponderemo anche a domande come: è opportuno metterne tanti o bisogna ridurli proporzionalmente all'impianto? In tutte queste domande io vi ringrazio perché ad oggi veramente siamo a decine di migliaia di iscritti. I tanti messaggi che arrivano sono input per grandi riflessioni e parlerò iniziando questo video proprio di voi iscritti e di come voi e me stiamo collaborando per lo scopo comune, cioè quello di produrre energia elettrica in una maniera che, come leggo dai vostri commenti, è entusiasmante, ma poi anche coloro che non hanno nozioni riescono a fare piccole cose che danno soddisfazioni, come le luci del giardino, piuttosto che l'illuminazione di casa. Con pochi componenti riescono a creare piccole cose, per poi passare, come altri utenti che iniziano a specializzarsi, a cose più grosse. Avvaletevi sempre, ovviamente, di esperti e buona visione. Iniziamo subito a parlare di voi. Mi raccomando, anche attivate la campanella perché mi hanno detto che in questo modo sarete anche aggiornati su quelli che sono i nuovi video. Andiamo avanti. Ebbene, perché voglio iniziare a parlare di voi? Perché voglio spronarvi ancora di più a scrivere su questo canale. Ebbene, alcuni di voi, amici del canale, scrivono messaggi interessanti, profondi, domande, curiosità o affermazioni che vengono tutte prese in seria considerazione da parte mia. Ho visto amici del canale che iniziano e mi fanno domande che apparentemente chiedono anche scusa. Alcuni dicono: scusa per la domanda, ma io sono un profano. Ebbene, quella domanda mi suscita curiosità e interesse per andare a sviluppare poi le risposte. Quando mi dicono, ad esempio, io adesso parlerò del pannello monocristallino e policristallino, qual è meglio? Ebbene, a volte quando faccio dei test dico: ragazzi, è meglio il monocristallino. In un video successivo, fra 10 video, dirò: ragazzi, è meglio il policristallino. Perché? Perché non esiste mai in un impianto fotovoltaico il meglio e il peggio, ma deve essere commisurato, adattato alle reali necessità. Ad esempio, molti di voi sanno che dopo gli innumerevoli test fatti, a me gli inverter ibridi della Voltronic non è che piacciono molto, però si usano e li uso anch'io perché c'è una collocazione per i Voltronic. Ad esempio, se vogliamo spendere veramente poco e fare un impiantino per camper a 12 volt con 200 euro ce la salviamo, abbiamo lì tutto, regolatore di carica integrato, e quindi hanno una loro adattabilità, però hanno anche degli aspetti negativi. Quindi se io dico non mi piacciono i Voltronic, ho comprato il bestione arancione ed è fantastico, toroidale, potenze enormi, onda sinusoidale pura anche alle grandi forme di utilizzo, ebbene non sto parlando bene di una cosa una volta e male dell'altra, ma andiamo a commisurarci in funzione dell'impianto specifico che stiamo realizzando. Quindi vi ringrazio tutti, ringrazio anche alcuni amici del canale che sono impiantisti, ingegneri elettronici, piuttosto che periti, piuttosto che installatori, e mi mandano spesso degli input dove mi ringraziano in tantissimi, perché sono anche migliaia i cosiddetti addetti al lavoro iscritti al canale, e poi tutti voi che invece siete appassionati e che non avete una mira economica ma volete realizzare il vostro impianto. Iniziamo col primo aspetto: è meglio il monocristallino o il policristallino? Non per un impianto specifico, questo mio che sto facendo, ma in generale cosa è meglio? Ecco che faremo una classificazione di cosa vuol dire monocristallino e policristallino rispetto al sole. Per parlare di pannelli fotovoltaici bisogna parlare di efficienza, ovvero quant'è in termini percentuali la trasformazione del fotone del sole in energia elettrica. Dovete sapere che il sole scarica sulla Terra 1000 watt al metro quadro, 1 kilowatt al metro quadro. Se noi avessimo avuto la capacità scientifica e le nostre capacità umane di arrivare a prelevare tutta questa energia, noi con 3 pannelli da 1 metro quadro avremmo avuto 3
kW di potenza e ogni ora avremmo sviluppato 3 kWh. Sarebbe stato fantastico, avremmo avuto veramente tanta energia, ma non è così, perché la natura ci insegna che la sua potenza viene usata da noi, ma lei ha sempre questo senso di riserva ed è lei che domina. Questa è una cosa importante in questo canale, che ci tiene alla natura. Ora, in questo modo i 1000 watt che il Sole scarica sulla Terra vengono prelevati dall'uomo in funzione delle capacità di costruire i pannelli in una percentuale. Ebbene, questa percentuale è la seguente. Il monocristallino, con lo sviluppo della tecnologia, è arrivato a prelevare fino al 21%. Significa che un monocristallino di 1 metro produrrà 210 watt, il 21% di 1 kilowatt. Il policristallino la tecnologia è arrivata fino al 18%, significa che un policristallino, 1 metro quadro, produrrà 180 watt. Bene, il monocristallino 1 metro quadro 210 watt, policristallino 1 metro quadro 180 watt. Questa è la differenza della potenza dei pannelli monocristallino e policristallino. C'è da dire un'altra cosa. Molti di voi mi hanno scritto messaggi, ecco perché oggi voglio parlare di voi, dicendo: voglio mettere dei monocristallino da 400 watt, così occuperò meno tetto e ottimizzerò gli spazi. Non è così, perché se andate a vedere le caratteristiche di un monocristallino da 400 watt, non è 1 metro per 1 metro, ma è esattamente la proporzione del 21%. Come sul policristallino la proporzione del 18%. Significa che se io compro ad esempio questo pannello che è 250 watt ed è 1 metro, 99, qualcosa, comunque 1 metro per 1,60, se comprassi un monocristallino 1 metro per 1,60, invece di 250 watt avrei circa 260 watt, 265 watt, ma non di più. Ecco che la superficie è similare. Non pensate che 400 watt è il doppio di questo, sì, ma è il doppio anche di dimensione, di lunghezza. Se facciamo il paragone con lo stesso, policristallino 250 watt, policristallino 500 watt, sono due accoppiati. Monocristallino un pelino di più di resa, quindi un pelino più piccolo, ma non è come molti pensano. Prendo 400 watt pensando di prendere questa misura e produrre 400 watt. No, la produzione è proporzionale alla dimensione, con la differenza del 3% circa, 3-4%, che è esattamente tra il 18 e il 21 sull'efficienza del pannello. Questo è un dato fondamentale da tenere in considerazione. Ok, questo dato è importante. Adesso ne analizziamo un altro. Rende di più quindi il monocristallino o il policristallino? Bene, se abbiamo i pannelli allo zenith, cioè il sole colpisce il pannello perpendicolarmente, il monocristallino produce di più. Se abbiamo il sole che colpisce il pannello in maniera, diciamo, con degli angoli che non è lo zenith, il policristallino produce di più. E allora cosa compro? Questo è oggetto di diatriba che non finisce mai. Se andate in internet vedete centinaia di numeri che sono diversi l'uno dall'altro e chi ha ragione? Ecco perché le scelte vanno un attimo ponderate, ma poi alla fine ci arrendiamo e tutti noi addetti ai lavori, anche se io dico preferisco il policristallino, alla fine dico ma sì, la differenza è talmente minima per cui oggigiorno possiamo anche dirigerci sul monocristallino, ma io prenderò sempre il policristallino, sempre. Per adesso. Il punto qual è? Che ci sono altri fattori da tenere in considerazione. Quindi, perpendicolare monocristallino produce di più, quando abbiamo degli angoli che sbattono sui pannelli, questi, se sono policristallino, produrranno di più. Non esageratamente di più, ma c'è quel di più che col passare delle ore diventa significativo. Da qui parte una domanda, che in realtà è già un'affermazione. Se io mi voglio costruire un inseguitore solare che mantiene i pannelli sempre perpendicolari, cosa comprerò? Il policristallino o il monocristallino?
Ho fatto un attimo di pausa perché avrete sicuramente risposto. Il monocristallino, se produce di più perpendicolarmente al Sole e lo va a inseguire, qualsiasi inseguitore sia, se sono quelli su palo e plinto piuttosto che quelli basculanti, eccetera, se insegue il Sole, il monocristallino è sicuramente migliore perché produrrà sempre di più, avrà sempre il Sole allo zenith e più quel 3% di efficienza. Quindi monocristallino su inseguitore solare. Ora mi trovo a Milano città e abito in un palazzo e di fronte a me, proprio a sud, ho due palazzoni, due mezzi grattacieli, dove il sole passa all'interno di questi due per 3 ore al giorno. Cosa metterete voi, il policristallino o il monocristallino? Pausa. Metterò il monocristallino. Perché? Perché il sole non lo vedo mai, ma quando appare lì, dopo il primo palazzo, e io ho di fronte il monocristallino, me lo prendo per queste 3 ore, 2 ore, poi tramonta dietro l'altro palazzo. Allora, anche se ho un leggero angolo, invece che proprio lo zenith, ma ho prelevato tutto quel sole tra i palazzi, metterò un monocristallino. Quindi tra palazzi, con poco sole, tra montagne, tra piante, abito in un bosco, qui è tutto aperto a sud, però ci sono 2 colline di boschi e di piante. Quel passaggio lì lo prendo bene con il monocristallino. Ecco che avendo capito questi piccoli esempi, già abbiamo una panoramica del tipo di efficienza tra il poli e il mono, di come lavora. Quando andremo a scegliere valuteremo questo, se a est, se a ovest, quindi ho tutti i pannelli a sud-est, quindi sorge il sole e poi non arriverà mai allo zenith, io metterei il policristallino. E lo stesso se ho tutti i pannelli purtroppo nelle posizioni più strane, sud-ovest. Tenete presente che la resa dei pannelli a est e a ovest in estate è comunque meravigliosa perché il sole molto alto riesce a colpire est e ovest, ma in inverno sarà molto penalizzante perché l'est dove sorge sarà già un est che viaggia verso sud e tramonta già ancora calandosi da sud e l'ovest lo tocca poco, quindi l'est e ovest sono 2 posizioni abbastanza infelici ma fattibili. Il sud è la posizione sempre migliore. Poi c'è chi ha queste falde addirittura magari costruite su erba, quindi su terra, su campi, e queste sono le migliori perché scelgo io. Allora se metto una bella falda a sud leggermente est, una pieno sud e una sud leggermente ovest, anche se ci perdo un attimino nella rotazione, non ho l'efficienza massima del sud, ma ho già subito sole la mattina e ho una bella lunghezza di produzione la sera, e questo vale per coloro che decidono, ma soprattutto hanno la possibilità di posizionare tanti pannelli. I consigli quindi sarebbero tantissimi e faremo altri video su questo, ma abbiamo già capito quelli che sono gli elementi chiave per andare a scegliere un monocristallino o un policristallino. Adesso facciamo un'altra domanda perché mi è stata anche chiesta sul canale in diverse occasioni, quindi andrò a citarla adesso. Ma conviene comprare i pannelli usati? Allora, sotto il profilo del prezzo sì, se siamo veramente sotto il profilo rispetto al nuovo, una percentuale alta, perché oggi abbiamo pannelli da 250 watt che costano una cifra talmente abbordabile per cui è meglio prenderli nuovi. Però facciamo alcune considerazioni che riguardano la scelta, come faccio a scegliere un pannello monocristallino o policristallino di qualità usato. Fermo restando che io consiglierò sempre gli usati se costano poco, perché i pannelli sono eterni, io dico sempre, anche se poi nulla è eterno ovviamente, ma il punto è questo. Dobbiamo andare a vedere alcune caratteristiche. Innanzitutto le celle devono essere tutte omogenee, tutte uniformi, che siano nere, monocristallino, o che siano bluastro, policristallino, ma devono essere tutte uguali. Se vediamo delle celle che sono scottate, ovvero diventano marroni, nerastre, che se si vede si capisce che sono bruciate, a quel punto abbiamo un pannello che è rovinato, ha avuto un cortocircuito, non sono stati montati i diodi di blocco e quindi ha avuto un surriscaldamento in quel punto. Questo pannello è meglio evitarlo. Un altro problema importante sono le bave di lumaca. Cos'è la bava di lumaca? È una microcrepa impercettibile, invisibile,
che si forma nella cella. Ebbene, questa microcrepa poi si espande in forma visiva nel pannello, quindi voi guardandolo contro luce vedrete delle venature che camminano nel pannello. Queste bave di lumaca possono non essere pericolose, ma di solito portano nel tempo a separare la cella, e quindi la cella, non producendo più la quantità di corrente che produceva quando era intera, può avere dei surriscaldamenti che possono provocare sia la distruzione della cella stessa, quindi far attivare il diodo di bypass che bloccherà tutta la stringa del pannello, oppure possono provocare anche il surriscaldamento e quindi le bolle dietro nel filtro EVA o nel backsheet, così come viene chiamato, e quindi è una cosa anomala. Quindi niente bave di lumaca, niente scottature delle celle. A volte si rovinano i diodi di bypass, ma quelli sono sostituibili. A volte abbiamo l'alluminio tutto bello anodizzato che è già tutto usurato negli anni, anche perché ha subito forse dei graffi, eccetera, comincia a ossidarsi e a sviluppare polveri bianche, totalmente antiestetiche, però questo non è un elemento fondamentale. Quindi da un'analisi di questi fattori, bave di lumaca, scottature delle celle, oppure la ragnatela nel backsheet, che significa che potrebbe trasudare un po' di umidità e apparirebbe all'interno del pannello, creando poi, se diventa eccessiva, anche dei corticircuiti. È vero che poi il sole fa evaporare, ma giorno dopo l'altro, con questa differenza termica, andiamo a rovinare il pannello. Detto questo, guardando il pannello, possiamo comprare in serenità dei pannelli integri, senza celle rotte, senza bave di lumaca, senza scottature, senza ragnatele dietro. Lo si vede in un attimo, e quello è un pannello usato di qualità. A tal proposito andiamo proprio all'esterno adesso, dove ho comprato 12 di questi pannelli di qualità, e vi faccio vedere come sono, come erano, come li ho lavati, come li ho puliti, come li ho insomma preparati per essere installati poi sul tetto, nel posto definitivo. Seguitemi all'esterno. Come dico sempre, i pannelli quando sono posizionati non vanno lavati, solo se si dovesse depositare strati eccessivi di sabbia del Sahara che si è mossa con le piogge, ma se sono puliti, tranquilli, possono essere lasciati così e la pioggia penserà a lavarli. Mentre quando li acquistiamo è giusto dargli una prima lavatura che va a togliere quelle che possono essere delle macchie anche di olio, di grasso, che poi sono difficili da lavare, e questo causato dal fatto che sono rimasti magari per mesi in magazzini appoggiati orizzontalmente, dove nelle lavorazioni può essere caduto qualcosa che si va a solidificare. Ho visto pannelli che avevano anche macchie di vernice trasparente. Ebbene, tutte queste andrebbero tolte. Quando il pannello è omogeneo, pulito, va bene. Puliamolo anche dietro per evitare che le eventuali muffe che si possono essere create vadano poi a rimanere, a solidificare, e verifichiamo quando acquistiamo i pannelli che siano in condizioni ottimali. Dopo vedremo alcuni dettagli, come valutare il pannello usato. Cosa usiamo quindi? Della semplice acqua con detersivo generico, che può essere quello per piatti, e andiamo a lavare tutto. Non usiamo sostanze acide come il Viacal, come acidi, perché abbiamo tutte le cornici di alluminio che andrebbero quindi a essere intaccate. Usiamo semplicemente acqua e detersivo per piatti. Questo è quello che uso io e mi trovo benissimo con i pannelli usati. Quando sono posizionati, se siamo pignoli, vediamo delle macchie, uccelli che hanno lasciato le loro tracce, eccetera, possiamo anche ogni tanto andare a lavarli, però di solito con la pioggia si ottiene questo risultato in maniera eccezionale. Ecco ragazzi, questa fila di pannelli, come potete vedere dai riflessi, perfettamente pulita, è uno spettacolo. Sono state tolte tutte le macchie, l'alluminio brilla, insomma sono veramente messi bene. E pensate per un attimo che questi 12 sono pronti a produrre 3 kW di potenza massima. Questa è la potenza del sole, ragazzi, questa è la natura. Passiamo adesso al retro del pannello, dove andrò a pulire tutte le macchie di muffa che si sono create proprio perché è rimasto fermo nel deposito. Vedete? Queste vanno tutte tolte. Non sono dannose, ma influiscono nel tempo, insieme all'umidità, alla durata del pannello posteriore. Ebbene ragazzi, giudicate voi il lavoro adesso, come è stato sbiancato il pannello.
questi sono già stati fatti e vi faccio vedere la differenza tra uno fatto e uno che ancora deve essere pulito. Vedete che praticamente questa muffetta va tolta. Beh, non c'è bisogno che ve lo dica, le cose pulite ovviamente funzionano sempre meglio delle cose sporche. E anche sul retro darà longevità sicuramente, perché non va a miscelarsi con l'umidità creando situazioni poi anomale. Ed ecco praticamente tutti i pannelli perfettamente lavati, sia sul frontale ovviamente, ma anche sul retro. Ora, come avete visto, pannelli perfetti, belli, un acquisto di qualità, 12 uguali, 0 celle scottate, il back sheet bianchissimo una volta lavato. Questi sono pronti per essere installati e star lì decine di anni, quindi questo è un bel acquisto, pagati poco. Ora, il punto è questo: conviene lavare i pannelli, l'abbiamo visto all'esterno con il video, ma io vi dico di no. Però nel posizionamento che farò io, dove voglio fare due prove, due test diversi, cioè pannelli con angolazione sud 35 gradi e gli altri non proprio piatti per non fare, diciamo, un ridosso di polveri, ma leggermente alzati appena appena di 7, 8, 10 gradi, giusto per far fluire eventuale polvere del Sahara che arriva con le piogge, piuttosto che essere comunque lavati naturalmente. In questi due test vedrò un'angolazione e un altro quasi piatto per andare a capire cosa succede nel tempo con queste due tipologie di installazioni. Poi è chiaro che se siete amanti della pulizia e volete salire con uno di quei moci piuttosto che quelle spazzoloni morbidi e andare a bagnare col detersivo e lavare i pannelli, non gli fa male, potete farlo se non rischiate la vita salendo sul tetto. Allora a quel punto lì lo fate, anche perché ricordate un vecchio detto che la pulizia fa male solo alle tasche. Andiamo avanti. In uno dei video precedenti ho parlato del dimensionamento dell'impianto fotovoltaico. Sarà un argomento che tratteremo anche più avanti, perché ci sono tanti elementi, come sapete, sempre da aggiungere. Oggi ne parliamo brevemente perché voglio toccare un aspetto fondamentale. Se abbiamo comprato un pacco batterie dalla MAN-I, come da link in descrizione, dove abbiamo 16 celle da 280 Ah e abbiamo quindi un pacco batterie da 14 kWh, abbiamo veramente tanta corrente dentro. Ebbene, le LiFePO 4, queste possono essere caricate anche in 1C. Avete mai sentito questo 1C, 0,5C, 0,3C, 0,2C? Ebbene, significa, il C è esattamente la capacità delle batterie. Quindi se abbiamo 14 kWh, noi possiamo caricare in 1C, cioè con 14 kW di potenza di pannelli fotovoltaici. È tantissimo, sarebbe un po' a discapito della longevità ovviamente. Allora carichiamo a 0,5C, quindi se 1C è la capacità totale, 0,5C è metà della capacità. Quindi abbiamo un pacco batterie da 14 kWh, ebbene possiamo caricarle con 7 kW di pannelli fotovoltaici. Facciamo 6. Ebbene, in questo modo abbiamo caricato mantenendo longevità e abbiamo però buttato dentro le batterie 6 kW di potenza fotovoltaica, che sono esattamente 24 pannelli da 250 watt. Quindi abbiamo installato 24 pannelli da 250 watt per produrre 6 kW e buttarli in queste batterie da 14 kWh. Abbiamo tanta capienza da riempire. In questo modo veramente d'estate in 2 ore, 2 ore e mezza, 3 abbiamo riempito le batterie per essere poi utilizzate in diretta. Posso quindi metterne di più? Certo. Posso metterne di meno? Meglio, perché andiamo a aumentare ancora la longevità delle batterie. Per dare longevità veramente lunga, se carichiamo le batterie con 0,203C, ovvero un quarto o un quinto della capacità delle batterie, siamo a posto. Quindi possiamo attaccare veramente su queste batterie 5, 6, 4 kW di potenza fotovoltaica. Questo è un aspetto importante per capire anche il dimensionamento dei pannelli rispetto al resto, ma è chiaro che se montiamo 24 pannelli su 4 batterie al piombo e abbiamo una capacità veramente ridotta, le caricheremo in una maniera esagerata. Ricordate che le piombo possono essere caricate al 10% della loro capacità, 15%, 20%, ma non di più. Significa che se io ho 14 kW
posso caricarle al massimo con 1,5 kW, 2, e quindi non è sicuramente efficiente come le batterie LiFePO 4. Un aspetto importantissimo, cosa c'è scritto dietro i pannelli? C'è un'etichetta, non la guardiamo oggi, perché la guardiamo, questo è il video numero 5 che parla dei pannelli, vedete che non sono montati. Quando andremo a montarli parleremo dell'etichetta, perché l'etichetta deve essere in stretta relazione col regolatore di carica. Il regolatore di carica, l'ho già detto in altri 2 video o 3, poi mi dimentico anche cosa dico, quindi rischio a volte di ripetermi, ma penso che vi faccia anche piacere risentire delle piccole cose all'interno degli altri video. Il regolatore di carica deve essere proporzionato secondo i watt, i volt e gli ampere delle stringhe dei pannelli in serie o dei pannelli in parallelo. Non possiamo prendere un regolatore di carica, questo è 60 ampere, io ho messo 6 pannelli da 8 ampere, 6 per 8 48, ci sto. Sì, ma bisogna vedere anche i watt e i volt. Questo lo vedete in un video precedente, se no lo vedrete nel video che parlerà proprio dell'installazione dei pannelli in relazione con il regolatore di carica. Questo è il video numero 5, i pannelli fotovoltaici. Ora, vi ricordo che sono 10 video, questo è importante. Dallo 0, che è la presentazione, arriviamo fino al 10 e il 10 sarà la pala eolica. Non lo dico più perché vi sto stressando. Sarà meraviglioso, sto facendo i test, la sto posizionando con cemento armato, plinto, palo da 5,5 metri. Non vedo l'ora di farvi vedere questa realizzazione. Ora, l'etichetta è importante, ha 4 valori. Quelli che interessano per l'installazione fotovoltaica sono ISC e VOC. ISC e VOC. Questi 2 saranno quelli che ci serviranno per il calcolo della scelta del regolatore di carica in funzione della quantità di pannelli che ho messo e in funzione di come combinarli o in serie o in parallelo o serie parallelo. E a tal proposito voglio dire 2 cose riguardo alla serie e al parallelo. Quello che voglio dire su serie e parallelo è questo, lo tocco brevemente perché anche questo argomento sarà dettaglio nei prossimi e già discusso anche in passato. Se io metto i pannelli in serie ho la somma delle tensioni, i volt si sommano, gli ampere rimangono quelli, i watt si sommano sempre. Quando calcolo dei pannelli in funzione del regolatore, ipotizziamo 4 pannelli da 200, anzi 3 pannelli da 250 watt. Io ho 750 watt in serie e 750 watt in parallelo. Il regolatore regge questi 750 watt? No, perché era per 5,90. Allora non posso metterli. Gli ampere sono 8. Ebbene, per 3 pannelli in serie gli ampere diventano sempre 8, non si sommano. Quindi sarà la somma dei watt sempre 8 ampere. E i volt si sommano in serie, quindi questo che da 36 volt diventerà 36 per 3 e avrà un impianto quindi da 108 volt. Quindi 3 pannelli in serie sono 108 volt, sono 8 ampere e i watt sempre sommati diventeranno 750. In base a questi parametri, se sommiamo altre stringhe, poi mettiamo i paralleli, poi mettiamo le stringhe, andiamo a fare le combinazioni giuste per arrivare al regolatore, o ci serviranno 2 regolatori, o ci serviranno 3 regolatori, perché più crescono i pannelli, più crescono le combinazioni, andiamo a scegliere quello che dobbiamo mettere. Oppure un regolatore solo, ma più potente di questi. Queste sono scelte fondamentali. Le vedremo nei prossimi video dettagliati su questo aspetto, cioè sul montaggio dei pannelli e sull'installazione con i regolatori. Bene ragazzi, anche questo video è arrivato al termine, spero vi sia interessato, abbia fatto capire come scegliere i pannelli nuovi usati, monocristallino, policristallino, posizionamento rispetto a serie parallelo, ma lo vedremo, molti di questi dettagli saranno approfonditi nei prossimi video. Attenzione sempre con la corrente, lo dico, ormai sto diventando stancante. Io faccio impianti su 120 volt massimi, questo sarà 108 volt. Eppure ci saranno 3 kW iniziali, poi diventeranno il doppio, diventeranno 6 kW per queste batterie così ingorde di energia.
e pian piano ci stiamo dirigendo sempre più verso la cultura. Spero i video vi interessano. Attivate la campanella così siete aggiornati per i video successivi, questa è una cosa importante, e come al solito iscrivetevi al canale. Buona giornata.